Ciao a tutti e bentornati su Lernamo. In questo video vedremo 5 tra i dubbi e gli errori più diffusi per quanto riguarda uno dei verbi più comuni della lingua italiana, il verbo andare. E no, non si tratta di errori da principianti. Il verbo andare significa recarsi, dirigersi verso un luogo. E questo lo sappiamo tutti. Ma quali sono i suoi usi più particolari e che creano più confusione tra gli stranieri che stanno imparando l'italiano? Scopriamoli insieme. Un errore abbastanza comune è quello di confondere il verbo andare con il verbo venire, in quanto entrambi indicano uno spostamento verso un luogo, ma non sono sinonimi e di conseguenza non sono intercambiabili. La differenza sta nel punto di vista. Vediamo perché. Il verbo andare indica uno spostamento verso un luogo o una persona che sono lontani rispetto al luogo dov'è la persona che parla o la persona con cui si parla. Invece, venire significa spostarsi o nel luogo in cui si trova la persona che sta parlando o nel luogo in cui si trova la persona con cui si parla o verso dove una delle persone sta andando. Lo so, la teoria crea sempre un po' di confusione, ma vediamo meglio cosa si intende con degli esempi. Cominciamo con il verbo andare. Vado al ristorante stasera perché non ho voglia di cucinare. Quindi, mio spostamento verso un luogo diverso da quello in cui mi trovo e da quello in cui si trova la persona a cui lo sto dicendo. Andremo da Ludovica per festeggiare il suo compleanno. Stessa cosa. Significa che la casa di Ludovica è lontana rispetto a dove io sono, io persona che sta parlando, ma è anche lontana rispetto a dove la persona a cui lo sto dicendo si trova in questo momento. Vediamo invece cosa succede con venire. Vieni a casa mia stasera, possiamo guardare la partita e mangiare una pizza. In questo caso, venire indica lo spostamento verso il luogo dove si trova la persona che sta parlando. Posso venire un attimo da te? Ho bisogno di parlarti. In questo caso lo spostamento è verso il luogo dove si trova la persona con cui si sta parlando. Vieni anche tu alla festa di stasera? Sarà sulla spiaggia, quindi ci divertiremo un sacco. In questo caso lo spostamento è verso un luogo in cui sta andando una delle persone in questione, una degli interlocutori. Io, in questo caso. Il verbo andare può essere utilizzato, in alcuni casi, seguito dal participio passato di un altro verbo. Questa costruzione assume una forma passiva e un senso del dovere, quindi qualcosa che deve essere fatto. Per esempio, se il computer non funziona più, va cambiato. Va cambiato significa deve essere cambiato. Le cose che si cominciano vanno finite, devono essere finite. Gli ospiti della camera 17 vanno svegliati alle 6 domani mattina. Vanno svegliati, cioè devono essere svegliati. Il verbo andare però si può anche utilizzare in una struttura che possiamo definire progressiva. In questo caso è seguito dal gerundio di un altro verbo e c'è un significato sottinteso di ripetutamente, via via, continuamente. Indica perciò un'azione che non si svolge in un momento specifico, ma che è già iniziata nel passato, che si sta protraendo nel presente e che continuerà
anche nel futuro. Vediamo alcuni esempi. A volte mi chiedo proprio cosa tu vada cercando nella vita, in passato, nel presente e probabilmente anche nel futuro. Ci sono due persone che vanno domandando informazioni sul tuo conto. Le conosci? Sono anni che vado ripetendo la stessa cosa. Non devi mai prestare soldi ai conoscenti. Sei andato sul sito di un programma italiano per vederlo, ma le georestrizioni te lo impediscono? Se questo è il caso, allora c'è solo una cosa che va fatta: utilizzare una VPN, come NordVPN, lo sponsor di questo video. Una VPN è uno strumento eccezionale per chiunque studi una lingua straniera e NordVPN va offrendo sempre più vantaggi ai suoi abbonati. Oltre a fornire protezione ai dispositivi da possibili attacchi di pirati informatici o malware, consente anche di aggirare le restrizioni geografiche e accedere ai contenuti degli altri paesi del mondo, incluso quello di cui stai studiando la lingua. Spesso, infatti, siti come quelli di streaming dei canali televisivi, delle stazioni radio o dei giornali online sono disponibili solo nel paese d'origine. Ecco perché una VPN diventa fondamentale. Ottenere e utilizzare NordVPN è facilissimo, richiede solo pochi semplici passi. Basta scegliere l'offerta di NordVPN che meglio si adatta alle tue esigenze, creare un account, avviare il programma e selezionare il paese in cui vorresti virtualmente trovarti. Come ad esempio l'Italia se stai imparando l'italiano. Da quel momento in poi avrai accesso a tutti i contenuti disponibili per gli italiani. Interessante, vero? Inoltre, utilizzando il codice coupon LERNAMO e cliccando sul link fornito in descrizione, potrai usufruire dell'offerta migliore disponibile al momento, che spesso include alcuni mesi gratuiti e uno sconto sul prezzo. Pertanto non hai motivo di preoccuparti se stai guardando questo video mesi o anni dopo la sua pubblicazione. I vantaggi rimangono garantiti. Cosa stai aspettando? L'immersione totale nella lingua e nella cultura rappresenta il miglior modo per apprendere una lingua straniera nella tua vita quotidiana. Approfitta del Black Friday e di uno sconto esclusivo sui pacchetti di NordVPN e goditi questo straordinario aiuto per il tuo studio delle lingue straniere. Clicca sul link in descrizione e inizia a usare NordVPN. Se la propria madrelingua è l'inglese o lo spagnolo, si potrebbe pensare che anche in italiano la forma andare a fare qualcosa sia una forma per esprimere il futuro, ma non è così in italiano. Non posso dire vado a fare qualcosa se devo descrivere un'azione che succederà nel futuro. Per esempio, la frase non posso uscire più tardi perché vado a preparare una torta è sbagliata. La forma corretta sarebbe non posso uscire più tardi perché preparo o preparerò una torta nel futuro. Questo significa che la forma andare a più infinito non esiste in italiano? No, non significa questo, perché la forma esiste, ma indica una cosa un po' diversa. Indica che ci si sta spostando fisicamente verso un luogo diverso da quello in cui ci si trova per fare una determinata cosa, in questo preciso momento o nel breve futuro. Per esempio, esco un attimo, vado a fare la spesa. La sfumatura qui non è nel futuro, ma è una sfumatura di movimento, spostamento verso un luogo, il supermercato. Vado a fare una doccia. Se squilla il telefono, rispondi tu per favore. Anche qui la sfumatura non è il futuro, ma il mio spostamento verso un altro luogo, verso il bagno. Stiamo andando a fare l'esame di inglese, auguraci buona fortuna. Stessa cosa, dobbiamo lasciare il nostro posto attuale, per esempio la nostra casa, perché dobbiamo andare verso il luogo in cui faremo l'esame. Il verbo andare, però, siccome è molto comune nella lingua italiana,
è anche utilizzato in diverse espressioni idiomatiche. Ecco le più utilizzate, le più frequenti. Andare d'accordo con qualcuno. Si dice in genere di 2 o più persone che sono in armonia, che hanno un buon rapporto, una buona intesa. Per esempio, Mattia va d'accordo con tutti, è un ragazzo molto socievole. Andare matti per qualcosa. E significa adorare qualcosa, avere una grande passione per qualcosa. Carolina va matta per il cioccolato. Ne mangia un po' ogni giorno. Andare a gonfie vele significa andare molto bene nel migliore dei modi. Il nuovo ristorante di Matilde va a gonfie vele, è sempre pieno. Andare sul sicuro e significa non rischiare, fare qualcosa di cui si è certi. Per andare sul sicuro, metti in valigia anche dei vestiti pesanti, nel caso in cui faccia freddo. Andare a rotoli e significa andare male, in rovina. Il mio colloquio di lavoro è andato a rotoli perché ero troppo tesa. Andare a ruba, detto di un prodotto, significa essere venduto in pochissimo tempo. Se vuoi il nuovo vestito di quello stilista, ti consiglio di comprarlo oggi perché sta andando a ruba e probabilmente domani sarà già esaurito. Andare in onda, detto di un programma, significa essere trasmesso in televisione o alla radio. Il nuovo programma di quel comico molto famoso andrà in onda stasera alle 21 su Rai 1. Andarne di qualcosa e significa essere in gioco, essere in pericolo. Allaccia sempre la cintura di sicurezza, ne va della tua vita. Andare a male e significa deteriorarsi. Si utilizza soprattutto per il cibo, che non è più buono da mangiare. Se lasci il pesce fuori dal frigo, andrà a male. Bene, spero che quindi questo video vi possa aiutare a fare meno errori con l'utilizzo del verbo andare. Quale altro verbo vi crea dubbi? Fatemelo sapere nei commenti, magari posso realizzare un video anche per altri verbi. Se invece avete ancora dei dubbi sull'uso di una parola ancora molto molto comune nella lingua italiana, qualcosa, non dimenticate di guardare il video dedicato proprio a questa parola. Apparentemente facile e semplice, ma che nasconde degli inganni di tanto in tanto. E lo potete trovare come sempre qui in alto nella card o giù in descrizione. Non dimenticate poi di lasciare un bel mi piace al video se vi è piaciuto e iscrivervi al canale. Ancora, se invece cercate un qualsiasi altro argomento di grammatica o di cultura italiana, potete passare dal nostro sito learnao.com e seguirci anche su Instagram, su Facebook, su Twitter, su Pinterest, su TikTok e su Telegram per tutti gli altri contenuti. Vi aspetto nel prossimo video.